Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche per la primavera 2023. Wow, due carte. Andiamo un po' a vedere. L'imperatrice e il mago, ragazzi. Amici dei gemelli, nuovi inizi e espansione e prosperità. Devo dire che sono due carte veramente che vi spingono in avanti. Il mago è sempre riferito alla vostra capacità di trasformazione, di comunicazione, di ehm, materializzare quello che è il vostro desiderio, la realtà che volete creare. E l'imperatrice ci parla di nuove idee, nuove gestazioni, scusate, di nuove idee di gestazioni di progetti o anche di bambini, perché no? E comunque è una carta che parla di espansione e di prosperità. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io ragazzi, come vi dico sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non riuscite ad adattare proprio niente alla vostra realtà e se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link al... no, niente link, e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Ok. Allora ragazzi, iniziamo con il 3 di coppe, un 2 di spade, il 6 di denari, 4 di denari, 5 di coppe, 4 di coppe, 5 di denari, il mondo, il 3 di denari e il 4 di bastoni. Devo dire wow, perché abbiamo 4 di coppe e 4 di pentacoli, 5 di coppe e 5 di pentacoli. Interessante. Allora, partiamo con questo 3 di coppe, che è una carta che ci parla di festeggiamenti, una carta che ci parla di raggiungimento di alcuni risultati, alcuni obiettivi, ci parla anche di amicizie, è una carta che indica il momento della raccolta e con il 2 di spade è come se foste poi davanti a quello che è un bivio, una scelta. Ci saranno dei dubbi, sento, diciamo, in questa primavera e potrebbero essere dei dubbi inerenti a questo 6 di pentacoli, ovvero a chi do, con chi condivido, con chi, ehm, sì, con chi condivido la mia abbondanza. Ed è un po' la sfida qui, perché abbiamo da un lato il 6 di denari, notate 4, 5, 6 di denari abbiamo, e anche il 3. 3, 4, 5, 6 di denari. Da un lato il punto è con chi condividere, quanto essere generosi, quanto dare a chi fondamentalmente, dall'altro con la scusa che c'è questo 4 di pentacoli che indica una sorta di attaccamento a quello che potrebbero essere i vostri proprio beni materiali, potrebbero essere un attaccamento proprio al denaro o magari al tempo. Se siete persone che avete poco tempo, ipotesi, fate fatica a concedere tempo agli altri, quindi diventa importante capire con chi concedere le vostre risorse. Abbiamo anche questo 5 di coppe, ragazzi. Ho come la sensazione che ci sia anche qui abbiamo 3, 4 e 5 di coppe. Wow! Ho come la sensazione che ci sia stata una sorta di rammarico. Può essere dovuto a questo 2 di spade, magari qualcuno ha dei dubbi inerenti a una persona in questa primavera e poi ci si rende conto che in realtà non erano dubbi fondati. Adesso questo poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche un 4 di coppe e ho come la sensazione, ragazzi, che qui non vediate
le opportunità che si potrebbero realmente aprire con quest'imperatrice. Siete un po' probabilmente troppo in questa fase da 5 di coppe o di protezione o di tristezza, anche perché quando c'è 5 di coppe si parla sempre della perdita di qualche cosa. In effetti qui poi abbiamo anche un 5 di denari che parla di una perdita economica, normalmente. Può anche essere una perdita di indipendenza, può essere una perdita di fiducia, ipotesi. Sta di fatto che abbiamo poi la carta del mondo, ok? Quindi c'è come un cambio di questa situazione, c'è come un punto zero, finisce un ciclo e comincia un altro ciclo. Ed è, guardate che carte bellissime che abbiamo alla fine, abbiamo una carta di nuove collaborazioni, nuovi progetti, stabilità, nuovi contratti. Di nuovo il 4 di bastoni è una carta di festeggiamenti, è anche una carta di matrimonio, ragazzi. Tenete presente che la carta prima del 3 di coppe è un 2 di coppe, parla proprio di fidanzamenti, quindi può essere che qui si festeggi qualche compromesso, anche se sei a livello lavorativo, ipotesi, se per voi la lettura risuona di più a livello lavorativo, ci può essere con questo 3 di coppe il festeggiamento di un compromesso, di un accordo verbale, comunque non è ancora qualcosa di scritto, diventerà poi scritto alla fine del periodo, ok? Bene, andiamo a vedere carta per carta. Allora, qui abbiamo la morte, quindi chiusura di un ciclo e apertura di nuovi cicli. E questo 3 di coppe è un po' come se vi dicesse ok, inizia un nuovo ciclo, festeggiamo perché abbiamo raggiunto un risultato. E tenete presente comunque che con il cavaliere di pentacoli, allora innanzitutto può essere una persona per molti, quindi può essere una nuova conoscenza ed è da lì che arriva magari questo festeggiamento, o magari durante questo festeggiamento per il risultato potrebbe esserci questa nuova conoscenza. Fatemelo poi sapere nei commenti. Sta di fatto che se è un'energia mi parla di un cambio che ha bisogno del suo tempo. C'è bisogno di processare questo tipo di risultato o di trasformazione. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo la carta della luna e l'imperatore. È come se... Aspettate, vado a vedere anche il 6 di pentacoli un attimo. Perché è come se ci fosse una sorta di timore. 3 di pentacoli nuovamente come avevate lì. Come se ci fosse una sorta di timore a fissare le regole o a cambiare le regole. Perché quando c'è l'imperatore si parla sempre di una persona che si costruisce da sé attraverso le regole appunto che ci si autoimpone. Però con questa luna c'è qualcosa che ancora, diciamo, non torna, qualche cosa di cui avete paura o qualche vecchio pensiero o proiezione che potrebbe anche essere inerente a un padre o a un capo, o magari semplicemente la paura della reazione di questa persona davanti a questo tipo di trasformazione, di questo cambio. E comunque con i 6 di denari vi dico che potrebbe anche, considerato che abbiamo il 3 di pentacoli, potrebbe anche essere una nuova collaborazione, una nuova persona che appunto vi fa un'offerta, c'è questo accordo e poi a un certo punto vi domanderete se è la cosa giusta o no. Perché? Perché avete la luna, iniziano le paure, iniziano le proiezioni, iniziano i sentimenti di inadeguatezza. E il 2 di spade è una carta che proprio vi dice che vi nasceranno forti dubbi all'interno, se fidarvi o meno di questa persona magari. Ed è per quello che il compito, se vogliamo, di questa primavera potrebbe proprio un po' essere quello di capire con chi collaborare, con chi puntare i piedi, con chi condividere le proprie risorse e chi invece è meglio lasciar stare, insomma. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Wow, imperatrice nuovamente. E cavaliere di coppe. Allora, ragazzi, per qualcuno è proprio una nuova conoscenza che probabilmente voi avete paura di approfondire, perché potrebbe essere una persona di un certo status sociale, e
per qualcuno potrebbe anche esserci questa idea di non essere all'altezza di questa persona. Però le carte qua vi dicono un po' che, cioè di darvi una possibilità di... Sì, perché abbiamo imperatore e imperatrice, quindi potreste davvero essere una coppia per destino. E c'è anche il cavaliere di coppe, c'è un'offerta, c'è un darsi, c'è un'intenzione seria da parte di questa persona. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo l'8 di coppe e un 6 di spade. Io credo che questo 5 di coppe sia collegato alla morte, a quello che dovete lasciarvi indietro, a quello che state trasformando, perché comunque ci sono delle questioni a livello mentale, delle idee qui, e gioca un po' la carta della luna a vostro sfavore, che vi fanno pensare di essere in una situazione di carenza. Avete un 4 di coppe qua, non riuscite a vedere, avete la carta della luna, una carta notturna, che è una carta di proiezione, avete il 2 di spade, che in questo mazzo non si vede bene, ma normalmente è una persona bendata. Ah beh, ce l'avete qua il 2 di spade. E 4 di spade. Sì, è una questione mentale, ragazzi. Guardate, la mente crea, avete il mago, di qualsiasi brutto taglio si tratti, questa morte, con la carta del mago avete la possibilità di trasformare il piombo in oro. È il rinascere, la capacità veramente di trasformare quello che potrebbe essere un trauma in una situazione di vantaggio per voi. È solo il vederlo. Andiamo avanti, vediamo questo 5 di pentacoli qui. Allora abbiamo un 8 di pentacoli, molto bene, la carta della temperanza, la carta degli amanti e un fante di spade, ragazzi. Allora, la carenza qui potrebbe essere purtroppo sia lavorativa che affettiva, perché abbiamo sia l'8 di pentacoli che la carta degli amanti, ma è come se vi dicessero che tenendo tutto sotto controllo con questo fante di spade riuscirete a ritrovare l'equilibrio, sia tra mente e emozioni, sia tra quello che è necessario fare e quello che vorreste fare. È un equilibrio anche inerente all'amor proprio, e per qualcuno si tratta di, diciamo, uscire con il duro lavoro, e anche perché comunque la carta della temperanza parla di guarigione, che è quello che non facevate qui perché siete appunto un po' troppo in questa carenza emotiva o economica. L'allontanarvi da certe idee vi permetterà di guarire, di vederci chiaro e di riportare le cose in equilibrio. Ok? E infatti abbiamo anche qui la carta degli amanti, che è una carta di amor proprio, o per qualcuno, visto che comunque c'è questo fante di spade, potrebbe essere una persona nuova. Se per esempio voi con questa morte avete lasciato indietro questo cavaliere di pentacoli e vi stiano venendo poi dei dubbi se avete fatto la cosa giusta o no, perché magari da lì dovete rivedere casa o cose di questo genere, il fante di spade può essere una nuova persona che entra e che vi dà una sorta di entusiasmo. Guardate, poi qui abbiamo il mondo. Andiamo a vedere il mondo perché è una carta di risultato, di compimento. Wow! Abbiamo un fante di coppe, la carta del papa e un 8 di spade al contrario. Sì, ripeto, di nuovo, siete solo voi che in questo momento non vedete, ma ci sono tutte le caratteristiche per andare verso l'espansione, verso la chiusura del ciclo, verso l'appagamento, verso i risultati, verso nuove offerte, verso un nuovo modo di vedere tutti questi pensieri che fino adesso vi hanno un po' intossicato. Si tratta di, ragazzi, anche un po' togliersi dal giudizio degli altri, cioè fregarsene di quello che pensano gli altri. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni perché comunque, wow, 3 di spade. Se lo metto qui lo vedete? Sì. E stella al contrario. Avete bisogno di curare il vostro amor proprio con queste due carte,
Ci sono troppe proiezioni con la carta della luna che vi fanno sentire insicuri, ma sono idee acquisite durante l'infanzia che vi danno quest'idea di vuoto. Cambiando le idee automaticamente non vi sentite più vuoti. E da lì anche questo 8 di spade un po' si trasforma. È un po' come elevarsi spiritualmente anche grazie a questo papa. Perché qui con questa stella al contrario sento che molti hanno perso un po' le speranze, ragazzi, di cambiare situazione, di uscire magari da certe dinamiche, però no, è solo questione di, come vi dicevo, mago, legge di manifestazione, la mente crea. Iniziate a essere consapevoli del tipo di pensieri che fate e cercate di capire che tipo di messaggio mandate all'universo. Vi faccio un esempio: se una persona si lamenta sempre, mm, l'universo vi manderà sempre solo cose di cui lamentarvi. È un po' l'emanare un certo tipo di vibrazione e richiamare quel tipo di vibrazione, perché voi siete sintonizzati lì. Ok, andiamo a vedere un oracolo e poi una carta delle fatine per chiudere la lettura, vediamo cos'altro riesco a dirvi. Questa carta vi dice di lasciare andare la pressione del tempo, la fretta fondamentalmente. È come se vi dicesse di prendervi un tempo per voi e di arrendervi certe cose al fatto che ci vuole il tempo necessario. In effetti, ragazzi, la carta dell'imperatrice che è incinta è un po' come se vi dicesse che per partorire, per creare un bambino, per creare un'idea, in questo caso un bambino, ci vogliono 9 mesi, ci vuole il suo tempo. Carta numero 19, magari per qualcuno il numero risuona. E poi, e poi abbiamo carta numero 33. Diciamo che qui ci sono persone, come vi dicevo, i condizionamenti mentali, che probabilmente tendono a mischiare un po' le carte in tavola, no? Tendono a confondere l'idea che avete. Guardate, avete anche l'8 di spade qui, ve lo metto lì. Tendete un po' a farvi confondere le idee dagli altri, ecco. Infatti anche qui sentivo, è la questione di quello che pensano gli altri, voi fregatevene, non importa quello che pensano gli altri, anche perché, questo lo dico ogni tanto, è un po' macabro, però rende bene l'idea. Quando sarete alla fine dei vostri giorni, di tutte le persone che vi giudicano o che vi dicono che una cosa è meglio di un'altra, quante di queste persone pensate che saranno lì vicino a voi? Cioè, alla fine poi noi renderemo conto solo a noi stessi, solo noi ci sgrideremo per non aver fatto quella cosa o non aver detto quell'altra cosa. Va bene, andiamo a vedere. Ok, equanimità. Wow. E qui ve la metto vicino a questo 6 di pentacoli. Capite a chi e quanto dare che cosa. Cioè, a che persone vale la pena dare, quanto vale la pena dare ad ognuno di queste persone che avete davanti. C'è chi vale la pena dare di più, c'è chi invece magari ha bisogno di meno, e soprattutto che cosa dare, se tempo, se risorse pratiche, se attenzioni. E cercate di distribuire le vostre energie in modo equo, di non trattenere. Cari amici dei gemelli, questo è quello che ho per voi per la primavera. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se vi è piaciuto potete mettere like, potete commentare, potete iscrivervi, potete condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e difatti ringrazio tutte le persone che lo fanno. Io vi auguro una primavera splendida e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!